Le luci per strada, le canzoni alla radio, la pubblicità. Ammettiamolo, a Natale tutto sembra urlarci che dobbiamo essere più felici, dobbiamo essere più uniti, dobbiamo essere più buoni. È un bombardamento di immagini perfette, di famiglie sorridenti attorno a tavole imbandite e abbracci sotto l'albero. Un'idea di gioia che è quasi obbligatoria. Ma se mentre tutti festeggiano tu senti un nodo allo stomaco, se il caos delle feste non fa che amplificare la tua solitudine, allora fermati un attimo. Questo video è per te. E la prima cosa che devi sapere è che non hai assolutamente nulla che non va. Quella sensazione che provi ha un nome. Viene chiamata Christmas Blues. Ed è un'esperienza molto più comune di quanto credi. Non sei il solo a sentirti così. Il problema, vedi, non è il Natale in sé, è la narrazione che ci viene imposta. È quella distanza dolorosa tra l'immagine idealizzata delle feste e la realtà che magari stai vivendo. Vedi gli altri postare foto di famiglie felici, di cenoni infiniti, di montagne di regali, e una domanda silenziosa inizia a farsi strada. Ma allora sono io quello sbagliato? Questa sensazione non riguarda solo chi è fisicamente da solo. Si può sentire una solitudine fortissima anche in una stanza piena di gente. Quando ti senti un estraneo tra sorrisi che sembrano forzati o conversazioni di circostanza. È la solitudine emotiva, quella che nasce dal confronto tra come dovresti sentirti e come ti senti davvero. Magari hai perso una persona cara e le feste sottolineano la sua assenza in un modo quasi crudele. Magari sei lontano da casa per lavoro e la distanza si fa più pesante. O forse stai attraversando un periodo difficile, una crisi personale e l'allegria generale ti sembra una presa in giro. Viviamo in una cultura che ci spinge a mostrare solo il lato migliore, quello più instagrammabile, potremmo dire, della nostra vita. E a Natale questa pressione è al suo apice. Ci sentiamo in difetto, ci sentiamo inadeguati. E qui scatta un circolo vizioso. Ti senti solo, quindi ti isoli per non rovinare la festa agli altri. E isolandoti però ti senti ancora più solo. È una spirale che può sembrare senza uscita. E se ti dicessi che non devi per forza subire tutto questo? Che puoi smettere di combattere contro te stesso e trasformare questo vuoto, ovvero questa sensazione di essere fuori posto, in un'occasione per ritrovare il centro. Il punto non è imparare a fingere di essere felice. Il punto è darti il permesso di essere autentico. L'obiettivo non è cancellare la tristezza, ma trovare un po' di pace dentro di essa. Questo periodo può diventare un'opportunità, un momento per capire di cosa hai veramente bisogno, lontano dal rumore e dalle aspettative degli altri. Vediamo insieme cosa possiamo fare concretamente per cambiare prospettiva e affrontare magari i prossimi giorni con più gentilezza verso noi stessi. Non sono ovviamente formule magiche, ma piccoli passi, però potenti, per riprendere il controllo. La prima e più rivoluzionaria cosa che puoi fare è smettere di dirti che non dovresti sentirti così. Accetta le tue emozioni, quali che siano. Se senti tristezza, lasciala esserci. Se senti malinconia, accoglila. Se ti viene da piangere, piangi. Combattere un'emozione non fa che darle più forza. È come cercare di tenere una palla sott'acqua, l'ho già detto in un altro video. Richiede uno sforzo enorme e poi prima o poi, pum, la palla schizzerà in superficie con ancora più violenza. Accettare quello che senti non significa affogare nel dolore, ma riconoscerlo senza giudizio. È un atto di profonda compassione verso te stesso. Le nostre emozioni sono segnali. La tristezza ti sta dicendo che qualcosa ti manca, che stai elaborando un'assenza oppure che hai bisogno di cura. In pratica, prendi un diario e butta giù tutto quello che provi, senza filtri. Crea una playlist con canzoni che rispecchiano come ti senti e ascoltala, dandoti il permesso di sentire fino in fondo. Fai una passeggiata nella natura e respira. Riconoscere che è normale sentirsi così è il primo enorme passo per stare meglio. Chi l'ha detto che il Natale si festeggia in un solo modo? Le tradizioni hanno valore solo se significano qualcosa per noi. Se quelle attuali ti fanno sentire a disagio, hai il pieno diritto di crearne di nuove. Tue. E basta. Non devono essere perfette, devono essere autentiche. Quest'anno, invece di subire un modello che non ti appartiene,
Prova a chiederti cosa farebbe stare bene me oggi. Forse la risposta non è un pranzo di famiglia, ma una maratona dei tuoi film preferiti con una cioccolata calda. Forse non è scartare regali, ma dedicare la giornata a quel progetto creativo che rimandi da mesi. O magari cucinare quel piatto un po' strano che hai sempre voluto provare, solo per te. L'idea è trasformare un giorno di obblighi in un giorno di cura personale. Puoi iniziare per esempio una tradizione di volontariato. Donare il tuo tempo a chi ne ha più bisogno può dare davvero un senso profondo alla tua giornata. Oppure puoi fare un detox digitale, spegnendo il telefono per riconnetterti con te stesso, con un buon libro o con il silenzio. Dovresti provare a diventare il regista del tuo Natale. E ricordati che non sei obbligato a seguire il copione di nessun altro. C'è una differenza abissale tra la solitudine subita e la solitudine scelta, che gli antichi chiamavano solitudo. La prima è un vuoto, una mancanza. La seconda invece è uno spazio pieno, un'opportunità. In un mondo che ci vuole sempre connessi e rumorosi, il tempo da soli è davvero un lusso. Questo Natale, prova a vedere il tempo che hai non come una condanna, ma come un regalo, un'occasione per fare il punto. Cosa hai imparato quest'anno? Cosa vuoi lasciarti alle spalle? Quali intenzioni hai per l'anno che verrà? Puoi usare questo tempo per pianificare, per sognare e per meditare. La solitudine scelta ti permette di ascoltarti, di capirti, di ricaricare le batterie. Ti fa rendere conto che puoi stare bene con la persona più importante della tua vita, te stesso. Questo non vuol dire che non avrai più bisogno degli altri, ci mancherebbe, ma che la tua felicità non dipenderà esclusivamente da loro. Ricorda, stare soli è sempre meglio che sentirsi soli in mezzo alle persone sbagliate. Durante le feste, i social media possono diventare una specie di camera di tortura digitale. Sono una sfilata infinita di momenti, tra virgolette, perfetti, che alimentano il confronto e il senso di inadeguatezza. Mettiamola così, stai confrontando i tuoi dietro le quinte con il meglio degli altri. È una sorta di battaglia persa in partenza. La cosa più gentile che puoi fare per la tua pace mentale è disconnettiti. Ovviamente non devi cancellare i profili, a meno che tu non lo voglia, ma puoi gestire il tempo che ci passi. Imposta dei limiti sulle app, silenzia le notifiche o ancora meglio, decidi di fare un detox totale per 24 o 48 ore. Usa quell'energia che risparmi per riconnetterti in modo più vero. Invece di guardare le storie di 100 conoscenti, fai una videochiamata a quell'unico amico che ti capisce davvero. Invece di mettere like a foto di tavole imbandite, esci e osserva il mondo reale intorno a te. La vera connessione nutre. Lo scrolling passivo svuota. Scegli di nutrirti. Queste sono solo alcune, ovviamente, idee, ma la verità è che ognuno ha la sua ricetta per trovare un po' di pace e sono convinto che condividere le nostre esperienze possa aiutarci a sentirci meno soli. Per questo ti chiedo, cosa farai tu per rendere questo periodo più gentile e autentico per te? Hai una tradizione personale? Un piccolo rito che ti aiuta a trovare calma nel caos? Raccontano nei commenti qui sotto. Creiamo proprio qui, insieme, uno spazio di supporto, un posto dove nessuno si senta sbagliato o solo. E prima di salutarci, lascia che ti dica ancora un'ultima cosa. Affrontare la solitudine a Natale non significa riempire il vuoto a ogni costo. Significa capire che quel vuoto non definisce chi sei e quanto vali. Non c'è niente di rotto in te da aggiustare. Forse il regalo più grande che puoi farti quest'anno non si trova sotto l'albero, ma è il permesso di essere esattamente come sei. È la gentilezza di trattarti con la stessa compassione che useresti per un amico che soffre. È la consapevolezza che anche da solo hai un'occasione incredibile, quella di conoscerti, di ascoltarti e soprattutto di prenderti cura di te. E questo, credimi, è già l'inizio di una nuova magia. Grazie per aver passato questo tempo con me e ricorda, non sei solo. Io ti mando un abbraccio forte ovunque tu sia. Ciao!